La trasmissione sta trasmettendo dal vivo. Care amiche ed amici, sono passati non so se 15 o 20 giorni da quando volevo fare una live e poi mi sono reso conto che hanno fatto, che io mi ricordi, un video per commemorare gli 8 anni, 8 anni 8 anni di attività mia su questo canale di YouTube, perché ne ho avuto altri prima della fine del 2011 e poi li ho chiusi perché stavo facendo degli esperimenti. Quindi a quante di voi e a quanti di voi mi seguono gli faccio i miei più vivi auguri e ringraziamenti. Il mio canale ha seguito l'evoluzione tecnologica per quanto mi è stato possibile. Ciao Nico, ciao Francesco Scuro, vi nomino moderatori della chat. Ciao Rita Ciabotto o Chiabotto, anche te nominatrice della chat. Allora, il mio canale, ciao Giorgio Scanu, grazie. Il canale compie questi 8 anni, purtroppo dal 2013, no, 2018, il 20 febbraio, con la questione delle monetizzazioni delle 4.000 ore, il 20 febbraio avevo perso le monetizzazioni. Però dopo 3 anni forse le recupererò. Intanto, perché tutti gli amici ed amiche, perché non ricevono la notificazione, possano vedere questo video, guardate come sono narcisista. Vediamo un po', ecco qua. Intanto do le impostazioni e vi dicevo che YouTube con le 4.000 ore ha rovinato la vita a molte persone. Mettiamo il link. Scusate che intanto sto reimpostando, come dicono in America, ricalcolando. Adesso si usa molto l'espressione ricalcolando e la usiamo anche noi, che tanto YouTube è americano, quindi sto ricalcolando. Ma vi ringrazio di seguirmi perché mi state avvicinando. Ecco qua, dovrebbero riceverlo come notificazione da Community, e io cerco di aiutare gli altri e mettendoli anche in Community. Comunque vi voglio dire ciao Giorgio, ciao Salvatore, ti nomino amministratore, amministratore sposato e moderatore e amministratore della chat. Grazie Salvatore sposato. Allora vediamo un po' che manca qua. E niente, vi volevo fare vedere un po' di cose, vediamo se ci riesco. E vediamo un po', perché tante cose sono successe in questi 8 anni e poi uno cambia, invecchia come minimo. Vediamo un po', limite d'età, ti chiedono questo limite d'età. YouTube ha cambiato un sacco di volte, addirittura dove reindirizzare gli spettatori. Eh, ma vabbè, vediamo un po'. Ecco, niente, vi volevo dire, negli anni fine anni 80,
erano queste le reflex che andavano di moda. Poi Kodak ha distrutto e altre fabbriche tutti i rullini di fotografia. Flacco ha fatto vedere qualcosa di storico e vi faccio vedere anch'io qualcosa di storico. Niente di meno che una Yashica, niente di meno che una Yashica. C'ho il microfono che Ta-tan! Non so se si vede. Yashica. Appena faccio soldi in YouTube mi compro un migliore computer. E questa faceva le foto. C'era il mirino. Come funzionava? Questo è l'obiettivo. E non è che si ricaricava. Adesso dice che sto 2 o 3 esposizioni. Non c'era un sensore, c'era la trappola che era uno specchietto e la magia si compiva. In una frazione di secondo lo specchietto si alzava e si impressionava il rotolo fotografico. Qualcuno di voi appassionato di foto questo dispositivo lo conosceva. E poi si metteva il flash sopra perché non andava al microfono. Le macchine fotografiche servivano solo a fare foto, non video. Quindi qua si metteva questo e scattavi la tua bella foto. Poi con questo riarrotolavi, riavvolgevi, con questo riavvolgevi, perché mi devo avvicinare il microfono alla bocca, con questo riavvolgevi il rullino, alzavi la linguetta e con quest'altro controllavi le ISO, l'esposizione alla luce, la sensibilità alla luce, che però doveva andare d'accordo. Ah no, quello è il tempo di esposizione. Tempo di esposizione. Le ISO le controllavi a seconda del rullino che compravi. Ma io questa macchina non l'ho quasi mai utilizzata, l'ho utilizzata solo con un rullino, perché fra l'altro non ho mai avuto un obiettivo professionale, quindi con l'obiettivo standard era come un'automatica. Io ho sempre utilizzato queste altre due, questa automatica. In pratica tu guardavi e scattavi, solo che gli si è rotto il bottone. Questa ci avrà più di 40 anni e mi si è rotta nel 2009. Una Ricoh con la H finale, YF20. Qua si apriva per metterci il rullino, per quello che si può vedere. Scusate se non leggo i messaggi. E poi c'ho avuto questa Rockinon, più o meno lo stesso funzionamento. Flash, apertura, bottone per riavvolgere, scatto che non funziona.
e interiore per mettere il rullino. Naturalmente da giovane, da bambino, mio padre aveva molte camere fotografiche, abbiamo avuto anche una Polaroid. Invece per Natale e il mio compleanno di quest'anno, visto che l'anno scorso non ci siamo potuti fare regali, vedo l'ora. Mia madre mi ha regalato questa macchina fotografica. Guardate la differenza tra con l'altra. È una Sony piccolina, non è una reflex, è una compact. Guardate, guardate l'altra che con la custodia è grande così, ma non è una digitale, è un'analogica. Guardate quest'altra, pesa 180-200 grammi contro questi magari mezzo chilo. Andare in giro a farsi foto con questa, eh? Buon pomeriggio Rita. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Scusate se per il momento non guardo la chat. Qua schiaccia un bottoncino. Guardate, c'ha una potenza questa macchina, anche se è compatta, di molte reflex grandi. Bottone di navigazione e poi guardate che zoom. Questo ha 20,1 megapixel, 8 hits e lenti Zeiss. E adesso dovrò ricaricare la batteria perché si è consumata per un quarto. Fino adesso non ho fatto né foto né video, sto vedendo come funziona. Naturalmente altri dispositivi per filmare ne ho avuti. Questa funziona ancora molto bene, filma 720 x 480, 8,5 megapixel, soltanto che gli si è rotto lo sportellino. No, l'ho già riparato 2 volte, è del 2010. Poi mi sono filmato con un Samsung 2121 che mia madre ha regalato, che funzionava bene ma filmava in 170 x 144. Ho fatto molti video in quel canale anteriore al 2013 che ho cancellato con questo LG KP 215 che filmava sempre 177 x 120, un qualche cosa del genere. Molti dei miei video che vi invito a guardare, fatti dal 2013 al 2015, perché proprio commemoriamo il mio canale oggi, li ho filmati con questo Samsung Galaxy Young 5360. Molti dei miei video andateli a vedere, 2013-2015. Poi dal 2013 sempre ad oggi mi sono filmato con questo Nokia Asha 302 che filma a 3,2 megapixel, 640 x 480. Mi sono scordato di dirvi che il Samsung Galaxy Young 5360 filmava con l'unica camera di dietro, come questo ha anche un'unica camera, a 2 megapixel, però 320 x 240, come questa webcamera del 1999. Poi mia madre mi ha comprato questo cellulare, ho fatto delle live nel 2017-18. La camera di dietro c'ha 13 megapixel, non so a quanto filmi, credo full hd, e davanti 2 megapixel e filma e filma a full hd. Ho fatto delle live nel 2017-18, però ho fatto anche dei video, però non lo utilizzo molto, se no si fuma. E quindi dato che me l'ha comprato nel 2015 il cellulare ed è del 2014, questa filmatrice, con questa filmatrice ho fatto molti video della mia rubrica letteraria, così sapete molte cose della produzione del mio canale.
allora vediamo. Ciao Luche, come va? Allora vediamo che mi sono perso saluti tra di voi. Allora facciamo sì, sei amministratore, condividere la live sui vostri social. Grazie Scanu per chiedere di condividere questa live. Ehm, io ho fatto Salvatore Sposato amministratore, però qua non vedo il segno. Ah sì, eccolo qua. Grazie per gli auguri Salvatore Sposato. Mirko Rota Graziosi, buongiorno. Scusate se ecco ti metto come moderatore. Ehm, poi vai a scatti Sant'Enchan, è la connessione che ho, la webcamera vecchia del 99. Vado a scatti, sono come una macchina fotografica. Oggi vado a scatti. Io manco ho visto se si interrompeva la connessione. Il chat della chat. Francesco, guarda, per sapere della chat vai nella mia community. Ehm, ciao ciao, vi salutate, come stai? E da un po' che non vedo, e io da 14-20 giorni che non faccio, non mi ricordo da quanto tempo. Dovrei vedere. È da molto, perché io ultimamente io facevo più di un video alla settimana, poi ho visto che il primo video rubava visualizzazioni a tutti gli altri, e a volte faccio un video al mese, raramente, però preferisco farlo ogni settimana. E quando non riesco, quando so che non riuscirò a fare un video, molte volte ultimamente programmavo le premiere, perché facevo magari 2 o 3 video alla settimana e li spalmavo in un mese. Ecco, allora infatti il 3 marzo mi sembra che è l'ultimo video che faccio, almeno per questo canale, perché ne ho altri. E sì, il 3 marzo, quindi stiamo a 23. Sono 20 giorni che non faccio un video, non 10, 20 giorni. Il tempo passa con queste zone rosse che ritornano. Stiamo vivendo un profondo rosso. Da quando ho rifatto il canale non riesco a leggere i commenti delle persone e mi spiace, ma anche a me succede. Infatti voi della family, della community, sono entrato l'ultima volta, perché io il cellulare ormai lo accendo una volta ogni 10 giorni, che lo uso come tablet. Sono entrato nella family di Telegram e tutti a dirmi: sei cattivo, non commenti. No, io commento, soltanto che a volte mi rimbalzano i commenti e si cancellano. E allora che volete che faccia? Io ci riprovo 1 o 2 volte, guardo il video addirittura in primo piano per 15 minuti nel computer, sto 2 ore nel computer per commentare 10 video, e poi non commento un video alla volta. Magari dico, se li commento tutti quanti insieme succede un casino. E poi invece no, vedo che questa, io seguo le live di Flacco e di Costantino per il gusto di seguirle, ma altrimenti vedo che insomma ultimamente YouTube si è fatta più furba. E poi mi raccomando, non mettiate, io cerco di mettere, molti mi dicono fai dei commenti generici, ma io non dico vengo da Flacco, vengo da Costantino, ti ho visto nella live, ti metto like, vieni sul mio canale. Io dico bellissimo video, panorami suggestivi, contenuto commovente, cerco di inventarmi qualcosa e faccio sempre dei commenti diversi, perché se mettete sempre like 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 va in spam. E ultimamente abbiamo visto che se voi andate ai commenti del canale in attesa di revisione, e molte volte non riesci dal computer a leggere, deve avere un tablet o un cellulare per vedere cosa sta molte volte
utilizzo il mio vecchio tablet, che anche con quello ho fatto dei video, ma ci ho appoggiato la webcamera sopra, tanto un tablet di 7 pollici anonimo. Ci ho fatto anche dei video sul tablet. Se volete sapere di che tablet si tratta, cercate nel mio canale tablet. Ma devo entrare nel tablet, restaurarlo, perché ogni tanto gli devo rimettere il sistema operativo, che per miracolo sono riuscito a trovare. Utilizzo il mio tablet per non utilizzare il cellulare, ma il tablet è molto lento. E che succede? Succede che lì trovo i commenti che non trovo nel computer. È una cosa pazzesca. E quindi non vi lamentate se non trovate i miei commenti. Io molte volte trovo dei vostri commenti fantasma, come questa mattina, che guarda, guardate sul computer non funziona, ma sul cellulare e sul tablet trovo dei commenti ai quali non posso rispondere. È veramente pazzesco, è una cosa pazzesca. Per esempio adesso c'è un commento, ma volevo vedere un commento che mi è stato fatto diverso tempo fa. Leggo tante notificazioni, ma quel commento o sparisce nel computer. Adesso ci sono tante attualizzazioni, perché io ho attivata la campanella di tutti voi. Non è che, per esempio, Forte e Chiara mi ha risposto a un commento che gli ho fatto, ma io vedo i commenti di tutti, le notifiche di tutti, però a volte nel cellulare o nel tablet, non so se sarà colpa del cellulare o del tablet, ma ecco, vedete Zanna White, non so se è uno della nostra community di Flaco e di Costantino, ma Zanna White ha commentato: grande, passa sul mio canale se ti va. Faccio clic e non c'è, anche dal computer. Dite a Zanna White, perché non so se sta tra i miei contatti, non ve lo posso fare vedere in screen, ma veramente perché questo cellulare non ha la capacità di filmare uno schermo, è di bassa risoluzione. Ma Zanna White ha commentato: grande, passa sul mio canale se ti va. Ha commentato il video su Sanremo. Ebbene, io non gli riesco a rispondere, perché faccio clic sul commentario e mi apre la lista dei commenti. Faccio clic sul commento, mi apre la lista dei commenti, ma non appare quel commento come dovrebbe fare. Sì, esatto, scompaio, cioè io posso leggere il commento, quindi so che la persona mi ha guardato, ma cioè non posso rispondere al commento. YouTube non è furba, e dei problemi seri nel loro algoritmo, dovrebbero sistemarlo. No, ma sai che c'è, che hanno messo dei filtri, come dice Giuseppe Flaco, per quello che molte volte i miei commenti passano e i commenti di qualcuno non passano. Non dovete scrivere, aspetta che lo rilego: grande, ci stava, passa sul mio canale, già campanella gialla se ti va, perché sembra che è un commento, è una visualizzazione mercenaria, capito? C'è dell'interesse. Invece dovrebbero i commentari: grande, hai fatto un bellissimo video, al limite spero che i miei video ti possano piacere. Oppure niente, perché io ricambio, io anche a persone che non fanno parte della community, io ho sempre ricambiato. Mi saluta uno sconosciuto, mi dice bellissimo video, infatti molti fanno così: vado nel suo canale, guardo il video 5-10 minuti, gli do il like dopo e commento: bellissimi luoghi, molto suggestivi, saluti dal tuo nuovo amico.
quello passa, ma non dire bellissimo video, adesso passa da me, t'ho visto nella live. Grande, passa sul mio canale se ti va, ditelo a Zanna White che finché continuerà a commentare così, magari può partire qualche filtro in automatico da YouTube, e forse ha guardato poco tempo il video. E soprattutto io ho notato che mi succede anche a me, io il video lo vedo per intero, ma mettere hashtag e link non funziona più, forse stanno cancellando anche i vecchi commenti. Sì, anche quello è vero, a volte, caro Mirko, a volte li cancella. Stanno succedendo cose pazze. Voi vi ricordate quella ragazza di origine iraniana che è andata a vivere negli Stati Uniti agli 8 anni, che ha sparato nella caffetteria di YouTube della sede centrale? Ebbene, lei è impazzita perché lei viveva di YouTube. Lei viveva di YouTube e guadagnava anche 3000 dollari al mese, però faceva dei video strani, faceva dei video vegani, faceva dei video brutti da vedersi, con tutto rispetto parlando. E allora YouTube lei l'ha fatto vedere, che mi è successo anche a me, dei video che avevano 300.000 visuals si ritrovavano con 300 visuals per non monetizzarli. È un qualche cosa di triste, no? Però YouTube fa queste cose, fa queste sciagure, e poi la gente si arrabbia. Però forse hanno problemi di memoria. Poi dovete pensare che in questi periodi di quarantena, in questi periodi di quarantena hanno molte complicazioni, perché le memorie, la memoria non gli basta. Tutti stanno tutto il santo giorno a fare video, e loro devono immagazzinare tutti i video, quindi cercano di cancellare più video che possono, e di cancellare commenti, di cancellare il feedback, di cancellare tutto, di cancellare, perché è tutta memoria. E poi succede che con la crisi del 2008, la bolla immobiliaria, con altre crisi economiche e con questo covid 19, l'offerta delle sponsorizzazioni è rimasta la stessa o è diminuita, ma la quantità di video disponibili è aumentata pazzescamente. Quindi non riuscirebbero a pagare tutti allo stesso modo, per quello hanno introdotto le 4000 ore come limite per arrivare alle visualizzazioni, perché altrimenti dovrebbero dare centinaia di dollari a tutti quelli che raggiungono 100.000 visuals. Adesso danno $1 per ogni 1000 visuals, però voglio dire, non è cambiato nulla. Per fare soldi veri devi superare le centinaia di migliaia di visualizzazioni. Poi si sono inventati che durante quest'anno assisteremo al fatto che se non hai raggiunto le monetizzazioni, o se considerano che il tuo canale è troppo piccolo, non ti pagheranno se non arrivi se arrivi a spiccioli, se non arrivi ai 100 dollari. Tutto quello che non arriva in tempo ai 100 dollari se lo tengono loro. Comunque lascia dei canali da fare. Sì, ma io ho visto un ragazzino che mi segue a me, sono entrato nella sua live, c'aveva 170 persone dal vivo, e, e succede che lui faceva del gaming. Non so quanto lo potranno pagare, perché magari non lo monetizzano visto che ci sono i diritti d'autore, ma lui ci aveva in qualche mese, ops, in qualche mese aveva fatto
tranquillamente 700 iscritti, e se continua così probabilmente ci avrà le 4000 ore e poi può fare abbonamenti, super chat, quindi è più il denaro che guadagnerebbe facendo 2 o 3 ore di giorno di gioco di pomeriggio piuttosto che guadagnare da YouTube, perché la gente si abbona con lui. Ciao Salvatore. E niente, parlando, voglio dire, io volevo fare questo video anche per fare un po' una sintesi di quello a cui posso arrivare facendo YouTube, perché io sto per arrivare alle 4000 ore di visualizzazioni, e se voi attivereste una mia lista di riproduzione, che ne ho aperte di nuove anche con pochi video, poi ho messo tutti i video musicali da una parte perché non c'entrano niente con le liste tipo Sant'Enchan risponde alle vostre domande, parla di vari argomenti, poi è importante alle liste di produzione dargli un titolo e una descrizione che serve a farla trovare. Se voi aprireste in secondo piano delle mie liste di riproduzione facendo scorrere i video, Rita Chiabotto, scusa se pronuncio male il tuo nome perché leggo poco da qua, io dico dove si insultano con parole obbrobriose e parolacce, bestemmie, questi canali sono da togliere. Sì, ne conosco molti, ma a volte lo fanno non insultando qualcuno, ma dicono un mare di bestemmie. Infatti c'è un canale che non faccio il nome perché che lui lo hanno bannato dalla piattaforma, dall'altra piattaforma che non si può nominare in YouTube, dicono, ed è ritornato dopo 2 o 3 anni su YouTube, e su YouTube lo possono ribannare perché c'è sempre questa condotta, va in escandescenza, vuole imitare Lino Banfi, ma allora dovrebbe mettere i suoi video in vietati ai minori di 18 anni. A me non hai ricambiato. Ciao Rita Chiambotto. Allora mettiamo ciao a Rita Chiambotto. Vediamo, vediamo chi c'è nella chat. Vediamo un po', anche a me stesso. Ciao, perché no? Eh, ciao Molly, come va? Ti aggiungo come moderatrice. Poi chi altro è entrato in live? Adesso siete in 4 perché vi alternate come la corrente, no? Mirko, ah, ciao Misha, non so se ti ho salutato. Misha Shubudu Kitchen. Hello Misha, how are you? Che è una mia it's my friend. Pierluigi Basato, come stai? Ti ho fatto moderatore. Pierluigi mi ricorda Pierluigi Bersani, Mirko Rota, Francesco 97. San, come sconfiggiamo il Covid? Non lo so, Francesco. Magari ci avessi la risposta, io me ne devo stare in casa. Sto mettendo tutti i saluti di tutti quelli che sono passati, ma credo che Luche
65. Ciao, ciao Luca, ti aggiungo come moderatore. Stavo per mettere doppia chiocciola e poi chi manca? Mirko, Sara e Mirko. Zero, come stai? Zero. Io purtroppo parlando zero è un moderatore della chat. E poi chi altro mettere? Basta, mi sembrate. Ah, Giorgio. E non posso me. Allora facciamo così, copiamo, mandiamo e poi appiccichiamo. Mi rimangono poche persone da salutare. Ehm, Giorgio Scanu, sì, Salvatore l'ho salutato. Francesco, Nico e poi Rita Chiamboto, non so se l'ho salutata, la metto. Beh, vabbè. Ah, Pierluigi Serra, ecco, così rimane costanza che ho salutato. Ciao Luca, ti aggiungo come moderatore. E ciao Luca 65. Qua scorre la chat. Ebbene, mi sembra che ho ricevuto 9 like e, e niente, ho espresso dei vari concetti a tutti quelli che si stanno unendo a noi adesso, perché adesso da 4 siamo passati a 5. Poi bisogna vedere perché bisogna vedere tin, perché a volte come dice il nostro Serafino Massoni, e a volte e non è vero, a volte o era Pertini anche, Serafino Massoni e fa il verso a per Sandro Pertini, e a volte non è vero, a volte uno si scorda tutti quelli che ha salutato. Però ecco, adesso c'ho 6 spettatori attuali, però a volte io ho scoperto a volte che c'avevo 3 spettatori, e non è vero. Eppure sono passati 49 persone per il mio canale, quindi la live ha avuto 49 persone. Poi io ho scoperto che anche le cose furbe tipo hashtag uscite il like funzionano poco, capito? È così. Comunque vi ringrazio per aver sparso nel web questo mio messaggio e è veramente è molto bello, gratificante da parte vostra.
c'ho un internet lento, è vero, non è vero. Angela Coco, ciao, come va Angela Coco? Ti aggiungo come moderatrice. Siete tutti moderatori, potete mettere il link dei vostri video o dei vostri canali o qualsiasi link. Buon pomeriggio Angela, Angels Coco, gli angeli, Angels. Di niente, di niente. E grazie per seguirmi, grazie per avermi seguito fin qui. Io mi scuso se a volte non guardo tutti i vostri video. C'è stato un periodo, soprattutto nel 2020, che per me è passato come se fosse l'altro ieri o ieri, che io mi svegliavo la mattina alle 9, alle 8 e stavo mezz'ora col cellulare a scaricarlo per guardare centinaia di video e commentarli. E così facevo a mezzogiorno e alla sera, per questo che ho restaurato il mio vecchio tablet. E poi m'hanno detto che non trovavano i miei commenti, che YouTube li cancellava. Quindi forse se uno commenta eccessivamente, anche se cambia i commentari ogni volta, credono che fa spam. E quindi sappiate perdonarmi se non trovate il mio commentario, ma io molte volte vedo i video, ma mi rimbalzano i commenti. Io ieri ho commentato molti video, soprattutto di Fabrizio, non so come si chiama, quello lì che lavora nell'ACTAC, nell'Acotral, che filma gli autobus e non mi ricordo, gliene ho commentati una ventina, perché poi con lui è facile, non va in spam. I suoi video durano 30 secondi. Fai prima anche a dare i like a 40 commenti suoi, dei suoi video. E, mm, e quindi io ieri me la sono passata dando like e commentando video tutto il giorno, dalla mattina, come a volte faccio. E poi mi vengono a dire nella family di Telegram: ma guarda che tu sei cattivo perché tu, certo, per una settimana mi sono dovuto fermare. Così sono, guardiamoci negli occhi, guardiamoci negli occhi, sono umano anch'io. Se mi fermo per una settimana, pensate che per 20 giorni non ho potuto fare un video. eh, io prima di fare un video commento i vostri video, anche di chi non conosco, anche di chi non è della family. Però che poi mi sembra una cosa alla Charles Manson, la family, no? Però io ho commentato nei mesi nell'anno scorso. Ehm, quindi per favore tenete in considerazione di tutti i commenti che io ho fatto e di tutte le visualizzazioni e like. Se mi fermo per 20 giorni e non finisce il mondo solo perché Santen Chan non vi ha commentato 2 o 3 video, magari ve ne ho commentati 20. E è successo molte volte che io vi ho commentato: no, di niente Ingridina, di niente. No, non sono spagnolo, ma ho parenti in Argentina. Ti ho fatta Ingridina moderatrice della chat. Però ecco, eh, tenete in considerazione che purtroppo i commentari rimbalzano. Per esempio, ecco, io lo ripeto qua, c'ho purtroppo anche YouTube questo Google. Io dovrò trovare un navigatore migliore di Chrome, Google Chrome, perché mi ricarica in continuo le pagine, cioè no, è pazzesco, ma è veramente, stiamo scherzando. Io c'avevo qualcosa di aperto e me lo chiude in faccia così, pum. Ma c'era un amico, non so se della community oppure di fuori, qualcuno, perché non ha specificato, ehm, che mi ha detto: passa dal tuo canale. Ecco, dovete sapere che affermazioni così esplicite purtroppo YouTube le castiga, come dice Giuseppe Flaco Montefiore, come dice anche Costantino. Bisogna essere più sottili,
perché altrimenti sparisce il commentario. Ecco, non so chi, perché poi no, io faccio clic sul commento anche dal computer, che a volte lo trovo, a volte no, e invece si vedono gli altri commenti, si vede la lista dei commenti ma non si riesce a entrare nel commento. E quindi dire passa dal mio canale, io l'ho scritto molte volte, forse YouTube starà cominciando a cancellare i miei commenti, e mettere l'hashtag con Sant'Enchan, mettere il link dei video. YouTube sta cancellando tutte quelle informazioni, perché soprattutto dovete considerare però che YouTube ha fatto un qualche cosa interessante. Fa entrare nella metrica dei video anche quelli dalle console di giochi PlayStation e PS, e poi anche da dispositivi di ogni tipo, smart TV. Anche quando uno non entra in sessione, guarda i video di YouTube, adesso YouTube fa entrare nella metrica gli smart TV, led smart TV, gli oled smart TV, qualsiasi dispositivo, anche proiettori, console di gioco. E quindi voglio dire, aumenta, in un certo senso ha espanso la metrica, però cancella tutti quei canali che si autosponsorizzano con i commentari. Quindi YouTube non deve capire che vi state sponsorizzando. Cercate, evitate per quanto possibile che sono passato da te, passa da me, ti ho dato like, dammi like. Vengo dalla live di Costantino o di Flaco, vieni a vedere il mio canale. C'è gente direttamente che dice like 45, vengo dalla live. Sì, è anche vero quello, ma io per esempio, cara Molly, i commenti e i like meglio metterli alla fine del video, così YouTube non toglie nulla. Ma io ho visto per intero una live di Costantino Ru, l'ho vista dal vivo, non si poteva commentare logicamente, perché se una premier sì, se una live no. Ho partecipato della chat e poi alla fine quando ho ricaricato la pagina, ho lasciato la pagina correndo. Forse si vede che Google Chrome ogni tanto ricarica per conto suo le pagine, ma è successo che io ho commentato 2 o 3 volte. Dopo che erano passati 5-10 minuti, 20, ho ricaricato, il mio commentario spariva. Allora ho detto ciao, buonanotte, il commentario è rimasto, perché forse cancella tutto quello che ha a che vedere con live, con non so, ma basta dire passa dal mio canale e il commentario sparisce. Ah, io sto in spam, sto cancellando un po'. Eh sì, purtroppo mettono dei filtri, perché di una persona che è sincera, tutti stanno cercando quei tutorial in inglese, in ogni idioma, che gli dice come aumentare le visuals in YouTube. E YouTube sa che ormai la gente non va in quei siti dove puoi gonfiare con il click per click le visuals, vedendo i video di altri, altri vedono i tuoi in forma artificiale, no? E allora YouTube sa che la gente fra utenti si mettono d'accordo per aumentare le visuals, che è una forma artificiale, nel senso che tu non guarderai mai la pubblicità di un tuo amico quando corri un video in secondo piano. Allora YouTube cerca di evitare quello, vuole un pubblico per così dire genuino, un pubblico disposto a comprare i prodotti che mettono nei video, perché altrimenti loro che ci guadagnano. No, no, non puoi dire, non puoi dire passa da me, oppure sì, non so, perché ci sono dei commenti che mi arrivano, che dicono così. È tutto così confuso. Comunque una cosa è che anche non bisogna reiterare, cioè ripetere lo stesso messaggio, copia e appiccica più volte. Per esempio, bravo, bellissimo video, una, due, tre volte. Addirittura nel passato YouTube mi diceva
c'è un errore, ci spiace, riprovi fra poco. Io cambiavo di qualche lettera il commento e passava. Quindi un mio amico latinoamericano che fa videogiochi mi commentava molto i video, i suoi video vengono cancellati, i suoi video, i suoi commenti. Perché i suoi commenti vengono cancellati? Perché tutti i suoi commenti sono uguali, cioè lo stesso testo in tutti i canali che lui commenta, in tutti i video. Allora cercate di essere originali. Bel video, bravo, mi piace il tuo bel video. Cambiare, fare delle varianti, in questo modo gli algoritmi non intercettano il commento, perché altrimenti se è lo stesso commento a ripetersi, bravo bel video, bravo bel video, bravo, è quello. Perché c'è un mio amico, dicevo, che mi segue da anni, però ha iniziato a proprio le emoji tutto uguale, e allora alla fine YouTube vede che è uno spam. Lo spam è anche quello, spazzatura. Oltre carne in scatola, negli Stati Uniti c'è una marca con 2 m, spam, che è carne in scatola, che nella Hawaii è diventato un piatto nazionale. Ma la pubblicità di questa carne in scatola è diventata così massiva che già prima di internet spam era anche sinonimo di cattiva qualità o di spazzatura. Per cui per esempio Yahoo, Google, Gmail, no, e altri considerano che tu stai facendo spam non necessariamente quando mandi 1 milione di email a un indirizzo di posta elettronica, ma quando mandi 1 milione di email a 1 milione di indirizzi elettronici. Anche quello è spam. Non lo so, sai com'è, noi stiamo in casa YouTube, al di là di regole di buonsenso. È come dire, io vado in un club di pesca, a livello di regolamento nazionale non si possono pescare le acciughe più piccole di tanto, ma nel club le vogliono più grandi, se no non puoi pescare dalla riserva del club. Che cosa c'è di male a pescarle quanto dice la normativa nazionale di pesca? Nulla. Però se nel club vedono che tu le peschi, non so, di 10 centimetri, loro vogliono che il minimo sia di 15, ti cacciano via dal club. C'hanno il diritto di ammissione. Se è un club privato, non è una parte di mare pubblico dove vigono le leggi nazionali. Tu vai a pescare in una parte di mare o di fiume o di dove sia, in un club privato, loro vogliono che i pesci non siano più piccoli di tanto, e ti cacciano via. Hai pagato tutto l'anno di iscrizione e non te lo rimborsano perché hai violato le regole del club interne, punto. E anche vai a giocare a calcetto in un campetto, e lì hanno un altro regolamento che non è quello della Federazione Italiana di Calcio. E vabbè, devi rispettare le regole di quel campo, come andare in un ginnasio, c'hanno determinate regole. Purtroppo è così, noi l'abbiamo accettato. Credo che nessuno di noi lega per intero il contratto di Google e di YouTube, perché ho capito, accetto, sì, e poi quello che c'è dentro dice come i prodotti, la garanzia della camera che mia madre mi ha comprato, che dice tu c'ha chilometrico la garanzia, no, e anche il software che installi, qualsiasi software, loro ti rimborsano al limite per il valore della camera fotografica, ma le foto perse, il tempo perso, tutto quello non te lo rimborsano neanche se sei un professionista. Perché altrimenti, scusa, io posso dire potevo vincere il premio Pulitzer della foto per colpa vostra e non ho vinto 1 milione di dollari perché si è bruciata la macchina che era nuova. Loro ti dicono: noi ti diamo i tuoi 60 € che hai pagato per una Sony Cyber Shot, non ti diamo 1 milione di dollari, capito? Se no io non sono potuto andare a fare le vacanze nell'Himalaya perché la mia filmatrice Everiod, che sta ancora in garanzia, si è bruciata, e io ho pagato 10.000 € per andare nell'Himalaya a fare tracking e trekking, e loro mi dicono: chi se ne frega, noi ti diamo i 1.000 € della filmatrice, i 600 €, non ti diamo.
Ah, grazie. Grazie, grazie. E allora dicevo, meno bello questo webcamera, però purtroppo è così, stiamo in YouTube. Se no, io dicevo, proponevo nella chat di tanto di Costantino Ru come di Giuseppe Flaco Montefiore, andiamo tutti quanti, andiamo in Daily Motion. Non so, una volta si potevano fare le live fino al 14 15, ma adesso no. Comunque Dailymotion c'ha molti meno spettatori. Io riesco a fare, non so se 3000 o 300 visuals. Andate a cercare Dailymotion, che si scrive Daily Motion. Ecco, vediamo se vi posso mettere il, che non mi blocchino poi il canale, perché metto, non so, Dailymotion dove ce l'ho, dove ce l'ho. E io ce l'avevo una volta qua perché ho salvato, ecco qua. Poi che poi faccio confusione perché in Dailymotion e in Vimeo, Vimeo c'hai molti meno spettatori, è molto piccolino, è per aficionados, ma in Dailymotion c'è tanto la pagina del canale come un gruppo, puoi mettere un gruppo. Ecco qua il link di Dailymotion. Insomma, un semplice apprezzamento non va, devo motivarlo con ragione. Ho capito. Basta che tu dici bellissimo video, mi ha affascinato molto, magari fai correre un minuto prima di commentare. E ecco, questo è Dailymotion, che mi sembra che non faccio nulla di male a, a dirvi, ecco qua. E poi devo da più, ecco, da molto tempo che non entro in Dailymotion perché qua la descrizione dice questo di Dailymotion: io sono Santen Chan, da più di 6 anni ormai carico video in questo canale per condividere i miei pensieri. Se avete anche qualche argomento che vi interessa, proponetemelo, accetto suggerimenti. C'ho 6700 visualizzazioni in Dailymotion, capito? E contro le quasi 800.000 in YouTube, e 11 in 11 mi seguono, in 11 mi seguono. Cancello io sono Sant'Enchan perché tanto track, così vi posso fare vedere 6700 visualizzazioni, 11 seguaci. Mi seguono così in pochi, 6 7 8. In pratica sono 2 anni che non carico un video, che poi sono tutti, devo dire, sono tutti video di YouTube, perché non gli ho dedicato. Succede con io me ne sono reso conto anni fa con Instagram: se tu vuoi avere più di 2000 iscritti devi seguire persone, devi caricare materiale nuovo, deve perderci tempo. Comunque il video che è stato più visto in Dailymotion mio ha circa 1500 2000 visualizzazioni, e se no hanno tutti, insomma, poi è difficile sapere quante visual ci sono. C'ho due liste di riproduzione, per esempio questa qua, che cambiano il nome ma il contenuto no. Quindi anche quello 9 visualizzazioni un video, e quindi l'ultimo video che ho caricato 2 anni fa, ed è questo. Mo chiudo la pagina, se no mi si appesantisce YouTube. Ecco, l'ultimo video è questo, e quindi non. Ah, ti sei iscritto a Dailymotion? Grazie. Beh, non so, si vede che attira alcuni miei video più vecchi hanno attirato la curiosità, però non ho commentari in Dailymotion. Poi sinceramente vedo che molti che Dailymotion è un po' motion, e vedo che
è difficile farsi seguaci in Dailymotion. In YouTube no, perché ci sono miliardi di persone, cioè qualcuno ti segue prima o poi. Invece in Dailymotion Dailymotion è un po' motion. Dailymotion, ecco qua, Cybershot DSC V 830, la scatola che come tutte le scatole è più difficile a chiuderla che non ad aprirla. Io c'ho il modello nero, come potete vedere, l'ultimo regalo di mia madre. Erano anni che non ci potevamo regalare nulla. Io spero che mi duri molto. Io spero, e io spero che YouTube mi inizi a monetizzare, perché dimmi, ti dico Giorgio, ti dico, ma che cosa ti dico? Io spero che YouTube mi inizi a monetizzare, ma soprattutto spero di poter fare soldi, i soldi veri, con gli stickers, le super chat e gli abbonamenti, anche se devo vedere gli abbonamenti quando te li danno, perché mi sembra che li danno a canali importanti, grandi, anche se adesso vogliono estenderlo a tutti i canali. Ciao Angel Coco. E mi sembra che sì sì, la Sony è bellissima, anche se è piccola, però è quello che è questa, è quello che mi serve a me, perché è una family friend, capito? Non mi serve con obiettivo come un cannone. E poi c'ha lo schermo che è fisso, non c'è il flessibile, che è un problema. Invece il problema l'ho avuto con quella bella filmatrice che mia madre mi ha regalato, i larga vc della Everio, i larga vc, che filmava benissimo. C'è un cannone ottico impressionante, uno zoom, un teleobiettivo pazzesco, un grandangolare. Beh, mi sembra che questa mattina, siccome mi seguono molti in spagnolo, io ritorno a parlare in spagnolo. Questa mañana, dicevo, questa mattina erano 1920, no, 3920 ore, 3920, capito? Però voi mi potrete fare raggiungere in un balzo quelle ore. Basta che apriate una lista di riproduzione e lasciate in secondo piano i miei video. E poi che succede? Che io dovrò vivere di abbonamenti, non so quando me li daranno, se me li daranno subito, e di super chat e di stickers, perché i miei video non fanno migliaia, centinaia di migliaia di monete di visualizzazioni. Comunque San, ho condiviso la live, grazie mille Giorgio, grazie mille. Sei un amico veramente. E poi ti do un consiglio, Giorgio Scano, tu mi dici come mai che non mi seguono in tanti, come mai che non vedono i miei video. Innanzitutto, se li lasci occulti i tuoi video, non in elenco o addirittura privati, e che li condividi solo su Facebook, non li guarderà nessuno, perché l'importante è che entrino nei risultati delle ricerche di YouTube. Pensa che il 90% di quelli che guardano i miei video non sono iscritti al mio canale, e el 90% de la gente que me sigue en mi canal no son mis inscritos. Mi mancano, cara amica Molly, mi mancano forse 80-100 ore, perché sono arrivato a 3920. Poi però bisogna vedere una cosa, Molly, bisogna vedere quando YouTube stesso ti avvisa con un'email, attivando l'attacca verde. Adesso tu puoi monetizzare perché c'hai le ore. Io per esempio mi hanno messo una spunta verde
sugli iscritti perché ne servono 1000, io ne ho 2080, 2090. Poi loro fanno il riconteggio e siccome che già abbiamo visto che cancellano i commentari, figuriamoci se non cancellano ore di visualizzazione. Quindi magari se tu ti presenti con 4000 ore risicate e te ne cancellano magari 100 e rimani sempre a 3009, come adesso ne ho io 3920. Invece ah, ti hanno bloccato. Beh, vedi, non lo so, non so, devi chiedere tutorial in YouTube. Poi soprattutto ti consiglierei di non fare video di 1 o 3 secondi perché francamente sono bellissimi ma non si possono vedere. E poi magari se utilizzi un editore e della musica che ha il copyright, delle immagini della musica che ha il copyright, è chiaro, ti bloccano, cioè non ti monetizzano il canale. Dai San, ce la fai, grazie. Però se voi mi aiutate fino all'ultimo, ehm, aprite una lista di riproduzione qualunque e fate scorrere i video, magari quando potete, per un'ora, per 2 ore. Già siete passati di qua in 10 20, non so, perché adesso siete in 4, almeno così mi dice la pagina della live. Poi però qua si ricaricano le altre pagine e un casino perpetuo. Cioè vi immaginate, questo Google Chrome lo voglio cambiare ma non so, dicono che Edge funziona di più, Windows Edge, ma nel mio vecchio computer non ci sta. Anche a me mi seguono gente che non sono i miei iscritti. Infatti in gridina dice che più o meno dall'80 al 90 per cento delle visual, dipendendo dal periodo, YouTube dice che sono di non iscritti. Quindi caro Giorgio Scanu, se tu puoi apriti un canale del brand, un secondo canale, magari non ci avrà impedimenti, e inizi a fare dei video magari con delle foto che scatti tu, della musica priva di royalty, cioè di diritti d'autore, che puoi trovare in YouTube, e fai delle foto in casa, i tuoi gatti, quello che ti piace di più. Prendi delle foto da internet che non abbiano diritti d'autore, entra in pezzele, prendi delle foto che non abbiano diritti d'autore e sì, ho parenti in Argentina, ho parenti, anche se sono nato a Roma, quindi Giorgio Scano, non fare video di 3 secondi, di un secondo, perché sinceramente cioè chi apre un video di un secondo è già finito. Se quel canale puoi aprire un altro, il canale del brand, magari in quel canale non puoi più, te l'hanno bannato, ma non continuare a metterli in non in elenco perché non li trova nessuno. E poi cioè tu mi mandi in Facebook dei video che durano un secondo, li apro, gli metto like, ma appena messo like è finito. Cioè che vedo buonanotte, ciao, buonanotte, cioè 3 secondi, 5 secondi. Hai caricato dei video belli di più tempo. Tutti i video tuoi sono belli, Giorgio Scano, però voglio dire, poi che ci guadagni, vuoi monetizzare, ma YouTube non ci può neanche mettere la pubblicità in un secondo. E certo, più lunghi, 1 minuto, 2 minuti, 59 secondi, così